Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di iniziare voglio ringraziare il mio collega, se lo posso chiamare così, col quale ho scambiato due parole su un tutorial che lui ha fatto, chiedendogli ovviamente se potevo riportarglielo in italiano. E lui mi ha dato il permesso, quindi lo ringrazio. Appare il suo logo in sovrapposizione perché non lo so pronunciare e non vorrei sbagliare, quindi lo ringrazio ancora una volta. Una persona altruista che come dire, con cui amiamo i reciproci tutorial che facciamo. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e azionare la campanella prima di proseguire tutto il video. Mi raccomando, questa cosa è molto importante per noi youtubers babbioni che abbiamo bisogno di crescere. Detto questo, facciamo oggi un effetto molto semplice sul testo. Un effetto pop-up, ok, di apparizione di un testo. Sappiamo, cioè, l'animazione è semplice, ma abbiamo un'aggiunta di una transizione già esistente in LumaFusion che darà un tocco diverso a quello che faremo. Quindi senza troppe chiacchiere andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Giunti in LumaFusion, la prima cosa che ci tengo a dire è che per semplificare, diciamo, questo effetto dobbiamo fare un paio di settaggi per avere, diciamo, le transizioni già di misura giusta. Questo effetto si basa su due parametri: la lunghezza dell'animazione e la lunghezza delle transizioni, che devono essere uguali. Come vedete qui ho settato la transizione 15 secondi, quindi cosa vuol dire? Che l'animazione di conseguenza dovrà durare 15 secondi. Per far ciò io mi aiuterò con la tastiera perché è molto più semplice, ok? Diciamo andare avanti di frame che con ovviamente il mouse oppure con le ditina sullo schermo. Innanzitutto andiamo a vedere cosa ci serve. Ci serve uno sfondo, quindi prendiamo uno sfondo e poi dobbiamo inserire il titolo in sovraimpressione. Ok, lo spostiamo più in là e lo andiamo a editare. Cosa significa? Andiamo a ovviamente cambiare il tipo di font, mettiamogli un bel font bello potente che si veda. Ok, io metto questo che è l'Arial Black, che mi ha un po' stufato, poi lo ingrandiamo in base a quanto volete e andiamo a togliere questo e ci scriviamo quello che vogliamo. Bene, a questo punto possiamo generare un'animazione, andare nelle parti, diciamo, delle animazioni, del posizionamento delle clip e cosa facciamo? O contiamo 15 secondi dall'inizio diciamo, della timeline, oppure andiamo avanti con Shift e la freccia verso destra di 10 frame e poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Quindi vedete che è molto più semplice. Quindi a questo punto marchiamo un frame. Torniamo indietro al primo frame, ingrandiamo la nostra scritta del massimo che è 400 e quindi l'iframe si crea da solo. Andiamo indietro, adesso vi faccio vedere la differenza, no? Ok, vedete questa animazione. Ora andiamo a mettere una transizione già pronta da LumaFusion che è questa qui. Sentite battere, ragazzi, però io non ci posso fare nulla, mi va anche nel cervellino. La transizione è questa qui, cioè le due transizioni che useremo sono queste due. Una è groove e l'altra è sling, che non so pronunciarlo perché sono ignorante come una capra. Quindi lo mettiamo, prendiamo questa che è già stata settata di 15 e la mettiamo qui. Vediamo che cosa succede, ok? Rispetto a quella di prima. Eccoli, ok? Quindi adesso cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo andare alla fine della nostra scritta e fare l'animazione finale, cioè andiamo ovviamente in avanti, ok, all'ultimo frame, torniamo indietro anche qua di 10, sempre shift e indietro, 1, 2, 3, 4, 5, quindi potete farlo anche a mano, e settiamo a 90 la nostra posizione. A questo punto andiamo alla fine e portiamo semplicemente a grandezza, di nuovo grandezza 400 la scritta.
Una volta che abbiamo realizzato anche questa animazione, torniamo indietro e qui invece ci mettiamo come finale l'altra transizione e andiamo a vedere un po' l'effetto finale adesso. Ok? Vedete che si rimpicciolisce e pum, e sparisce. E come tutti gli effetti che si rispettano, hanno bisogno anche di un effetto sonoro. Io ho trovato questo, poi ovviamente potete mettere quello che volete e posizionarlo dove più vi piace. Andiamo a sentire un po' cosa succede. Ok, possiamo posizionarlo anche un po' prima, cioè a vostro ovviamente come dire gusto personale, però sentite che ok, tutto cambia e lo possiamo mettere anche alla fine, ovviamente lo stesso effetto, oppure cambiarlo se volete. Proviamo un po' a metterlo prima. No, prima non va bene, dobbiamo mettere un po' così, a metà. Vediamo un po'. Eccoli. La stessa cosa possiamo farlo ovviamente con un'immagine, un filmato, per eseguire una transizione un po' diversa. La stessa cosa, il procedimento è lo stesso. E adesso vado a prendere ovviamente una cosa da Storyblocks che ho già qui, sperando di non metterci una vita a sceglierla, come al solito prendiamo questa per dire, no, questa no ragazzi, scusatemi tanto, perché sono un po' nelle così, perché sapete che qui c'è un po' di rumore, quindi stacco il video, riattacco, ristacco, ritacco. Allora, facciamo la stessa cosa, ok? Interrompendo, ok, con ovviamente Command B, tagliando la nostra clip e facendo la stessa cosa, ok? Quindi cliccando due volte, andando indietro nel primo frame, quindi andare avanti di 15 frame oppure con la tastiera, come ho detto prima, Shift e tasto della freccia destra, poi 1, 2, 3, 4, 5 e facciamo un bel frame. Torniamo indietro e andiamo alla massima larghezza. Poi facciamo la stessa cosa andando alla fine, ma qui non c'è bisogno adesso di ingrandire, cioè ingrandire, rimpicciolire a 90, quindi andiamo di 10 indietro, 1, 2, 3, 4, 5, facciamo un altro frame, andiamo alla fine e ingrandiamo nuovamente. A questo punto andiamo a mettere di nuovo le stesse due transizioni che abbiamo visto all'inizio. Quindi andiamo qui, facciamo così, transizioni, chip e chop, baccalà, ci prendiamo la prima che era questa, ok? La mettiamo qui e la seconda la mettiamo qui. Quindi andiamo a vedere che succede. Ok, questo ha finito. Ok, avete visto che arriva anche questa e tac, se ne va. Ragazzi, spero che siate contenti. Allora, ragazzi, nonostante sono scappato sul terrazzo, ogni tanto si odia il trapanone in lontananza. Vabbè. Detto questo, ringrazio ancora una volta il mio amico e collega, vi invito a iscrivervi al suo canale perché le risorse più sono, meglio è. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi al mio canale e azionare la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere le notifiche così nei prossimi video che andremo a postare. Spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto, questo effetto sul testo molto semplice ma molto di effetto. Quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti gli iscritti che stanno arrivando, i commenti sempre positivi. Ragazzi, grazie del supporto veramente dal cuore, ok, veramente, e quindi vi rimando al prossimo video.